Solitamente quando esponiamo un bonsai abbiamo sempre un elemento di compagnia e uno degli elementi di compagnia che possiamo utilizzare sono gli Shitakusa, ovvero le piantine di compagnia. Vi ho fatto già un video sugli Shitakusa e su quelli che ho provato a fare io, ve lo lascio qui in alto a destra. Oggi vi faccio un aggiornamento di quelli, vi mostro questo che è un nuovo Shitakusa che ho fatto, ora vi spiego tutto e poi vi indico magari una nuova piantina che posso utilizzare per fare gli Shitakusa. In realtà ce ne sono ben due di piantine nuove che vorrei provare a fare, ma partiamo da questa. Questa è una fragola matta che a volte viene scambiata per la fragolina di bosco. Ora non ci sono frutti sulla piantina, ma ve li lascio in sovrimpressione su un altro video, e credo che queste qui stiano per fruttificare, perché o stanno per fruttificare oppure stanno aprendo i fiori per andare poi a fruttificare. Comunque sono molto carine e secondo me possono essere utilizzate per tutte quelle varietà di piante che possono far parte dei boschi nazionali italiani, quindi non so, qualche quercia, un carpino o comunque tutte piante autoctone, nostrane, italiane, da bosco. Queste qui le ho raccolte per terra a casa mia perché ne avevo un po', che non so come ci sono finite a casa mia, erano dentro un vaso e ho deciso di prendere questa parte. Ho praticamente infilato la paletta sotto a queste piantine e ho portato via tutta la terra con una bella zorretta di terra originale e poi sotto ci ho messo un terriccio un po' più granulare, in modo tale da lasciare alle piante un po' di vecchio terriccio con le radici e del terriccio nuovo che non crei ristagni. E se vedete comunque le piantine stanno bene, perché questa è tutta una parte che è allungato, ma sta facendo anche nuove foglioline e probabilmente fruttificherà anche. E questa secondo me è veramente carino come Shitakusa. Ovviamente deve riprendersi, non l'ho neanche concimata se non sbaglio, però per adesso sono molto soddisfatto. Oggi doveva uscire il video sulla concimazione, che fa parte della serie di come iniziare a fare bonsai, però non ho avuto veramente tempo di scriverlo e registrarlo per darvi un contenuto veramente di qualità, quindi ho deciso di farlo slittare un pochettino, però mi perdonerete, voglio cercare di darvi un gran bel contenuto. Ora passiamo alle prossime piantine. Ecco qua la prima piantina che vorrei utilizzare come Shitakusa, delle nuove. Sembra carina, non so bene la specie, ha sofferto un po' perché il vasetto è veramente troppo piccolo e poi sta in una zona un po' disagiata di casa, però secondo me potrebbe uscire molto carina come Shitakusa, come piantina da compagnia. Però devo un attimo studiarmi la specie e vedere come diventa, anche se a vederla così potrebbe essere carina. L'altra ve la metto qui in sovraimpressione, anche questa non so che specie è, però anche questa mi sembra molto carina e non so, probabilmente a tempo debito le metterò in due vasetti e le aggiungerò a quelle già esistenti. E ora vediamo quelle vecchie, che ci sono un po' di novità. E qui viene la nota dolente. Se vedete tutti questi fiorellini qui, è la fioritura del leccio che ha veramente fatto un tappeto di fiori sotto la pianta. E qui ci sono brutte notizie, perché come vedete le piantine originali non stanno granché bene, perché vi ricordate che ci avevo messo sopra del muschio? Forse ve l'avevo detto, forse nel video aggiornamento di tutte le piante. Ecco, i merli hanno tirato via tutto, comprese le piante, ovvero qui c'era quella più piccolina, non so se ve la ricordate, l'hanno completamente cavata. Questa qui sono riuscito a recuperarla e rimetterla dentro il vasetto, stessa cosa questa, e più o meno si sono riprese. Quindi ho imparato, cosa che sapevo ma non ho fatto, che o non metto il muschio oppure
trovo il modo di fissare bene il muschio per non farlo portare via dai merli, altrimenti fanno questo casino. E poi c'è la piantina di edera che, se non sbaglio, vi avevo già fatto vedere, che questa però non so se ci farò qualcosa, se la lascerò come piantina da compagnia oppure cercherò di farci uno show in bonsai. Non lo so, voi fatemi sapere. Comunque questa piantina qui probabilmente la recupererò in futuro di nuovo da qualche vaso, e quest'altre aspetterò che si riprenderanno e vediamo un po' che cosa succederà. Spero di avere di nuovo la possibilità di farle crescere per bene, perché ovviamente così non possono essere chiamate Shitakusa. L'unico che attualmente è uno Shitakusa tra virgolette è la pianta di fragolina matta che vi ho fatto vedere all'inizio. Questa storia ci fa capire che bisogna stare sempre attenti ai merli, soprattutto quando c'è muschio e concime sopra i vasi, perché scavano tantissimo. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto, prometto che il prima possibile vi faccio il video sulla concimazione, che qualcuno di voi mi ha chiesto nei commenti. Veramente non ho fatto in tempo, però non vi volevo lasciare soli senza neanche un video, e quindi ho deciso di fare questo video con voi, che secondo me può essere molto interessante, soprattutto per le fragoline di bosco, soprattutto per la fragola matta e per le due nuove piantine che vorrei fare. Fatemi sapere che cosa ne pensate sia della fragola matta sia delle nuove due piantine, se secondo voi possono diventare un bello Shitakusa. Io vi ricordo qui in alto a destra che trovate il corso con tutti i video che sono usciti fino adesso sulla serie come iniziare a fare bonsai, dove ci sono 6-7 video in cui vi vado a spiegare tantissime cose per adesso, e poi mano a mano che aggiornerò e aggiungerò i video ve li metterò tutti lì dentro, quindi li trovate sempre nelle schede o nella descrizione del video, dove trovate anche i miei social, dove potete farmi domande sulle vostre piante, dove vi posso andare a dare consigli. Grazie per la visione e noi ci vediamo domenica prossima ore 19. Buon bonsai!